Cominciando sparando qualche cifra. Il 63% della popolazione mondiale ha accesso a internet. Parliamo di più o meno 5 miliardi di persone. Quindi questi 5 miliardi di persone abitano in un sacco di posti diversi e parlano lingue diverse e conseguentemente anche su internet dovrebbero esserci un sacco di lingue diverse, giusto? No, sbagliato. Infatti, più della metà di tutti i siti pubblicati su internet, quelli che si possono accedere pubblicamente senza password, sono scritti in lingua inglese e l'inglese è la lingua che stradomina tutte le conversazioni, anche tra persone che non parlano l'inglese a casa, quelle nazioni dove l'inglese non è la lingua parlata. Infatti appena il 5% della popolazione mondiale ha inglese come madrelingua, come prima lingua, però ripeto, più della metà di tutte le cose che vengono dette su internet vengono dette su siti che funzionano in lingua inglese. Questo è un problema, non solo perché è una ulteriore dimostrazione dell'egemonia culturale e commerciale tutto dei paesi di lingua inglese. Ricordiamoci, noi in Italia, lo si dimentica troppo spesso che avendo perso la seconda guerra mondiale, noi siamo ancora una nazione più o meno occupata dagli alleati americani che impongono un sacco di cose, dalla politica nazionale alla disseminazione delle basi per fare i giochi di guerra e i vari esperimenti. Ma non è di questo che voglio parlare oggi, volevo parlare delle conseguenze del fatto di essere costretti, essere costrette a usare una lingua diversa da quella che si conosce bene, quindi la propria lingua madre, per comunicare, soprattutto per fare commercio. E io me ne accorgo ogni volta che devo tradurre qualcosa di intrinsecamente italiano in inglese, è un problema. In questi giorni sto comunicando con gli Stati Uniti per un pagamento che mi devono fare e chiedetemi quanto è complesso mettere d'accordo il sistema fiscale italiano con quello degli Stati Uniti. Anche la semplice traduzione di termini come partita IVA o codice fiscale, andate a spiegare la differenza tra partita IVA e codice fiscale. No, il problema è che nel futuro sempre di più si limiterà il numero di lingue usate su internet e questo porterà gravi conseguenze per le persone che non sono di madrelingua inglese. Quindi pensiamoci.